Sulla casa dei Romanov era scesa un'ombra oscura. Si chiamava Rasputin. C'è chi crede nei segni e chi nei miracoli. La Russia di inizio Novecento era pronta a credere a tutto. Profeti, santi, maghi, purché promettessero speranza. E poi arrivò lui, Grigorij Rasputin, la risposta alle preghiere degli zar, l'uomo mandato da Dio per guarire l'erede, salvare la stirpe dei Romanov e la Russia. Un contadino siberiano puzzolente e lascivo che ad un certo punto si trovò in mano il destino dell'impero. Rasputin non ha solo scandalizzato la corte, l'ha fatta crollare. La sua morte è diventata la miccia di una rivoluzione. Questa non è solo la storia di un uomo bizzarro, è la storia di come un impero in crisi si sia fatto governare dalla superstizione e di come tutto alla fine sia andato a rotoli. Grigorij Rasputin, che d'ora in poi io chiamerò Rasputin come l'ho sempre sentito chiamare, nasce in un minuscolo villaggio siberiano, Pokrovsk, nel 1869, un posto dove d'inverno il freddo ti taglia la faccia e d'estate le zanzare ti risucchiano anche l'anima. Figlio di un vetturino postale e di una contadina, per anni alterna il lavoro nei campi all'allevamento dei cavalli e all'attività di vetturino. Nessuno lo avrebbe immaginato destinato alla corte degli zar, al massimo alla stalla dei cavalli imperiali. Da giovane Grigorij era tutto tranne che santo, beveva, rubacchiava, bestemmiava. Nonostante questo era ossessivamente attratto dal misticismo e dalle preghiere, tanto da passare ore a fissare le icone religiose come fosse in trance. Poi un giorno ebbe una visione della Madonna di Kazan. Sarà stata vera? Sarà stata la vodka unita al digiuno? Sta di fatto che da lì diventa un pellegrino illuminato. Dice di aver ricevuto una chiamata divina e che ora il suo compito sia guidare gli altri verso la salvezza. Perciò comincia a pellegrinare tra monasteri, villaggi e steppe ghiacciate. Predica, guarisce, confessa peccati che non gli spettano. La gente lo segue ipnotizzata da quello sguardo penetrante da psicopatico insonne, trascinata dal suo odore mistico. Sì, perché Rasputin non si lavava mai e non si cambiava i vestiti per settimane. Emanava odore di sudore e di incenso. Il tipico odore di santità che era molto di moda tra i santi popolari russi di inizio Novecento. Puzzare era una virtù, segno di disprezzo per la vanità terrena. Venivano anche ammirati per questo. Rasputin era uno di quelli. In più, viaggiando sempre, lavarsi non era comodo. Il suo cognome passa di bocca in bocca e diventa il suo soprannome. I giornali, la gente a corte lo chiamano semplicemente Rasputin, che in russo significa dissoluto, corrotto, peccatore. Un nome che gli calza a pennello, come se i genitori avessero già profetizzato prima che nascesse che tipo di persona sarebbe diventato. Un santo con un nome da peccatore, perfetto per la Russia dello zar Nicola II, dove religione e superstizione convivono come marito e moglie che non si parlano da anni. A ogni tappa Rasputin accumula seguaci e scandali. Guarisce una donna con una preghiera, ne bacia un'altra per espellere il demonio. Metodo terapeutico personale. I religiosi più ortodossi lo denunciano come eretico, ma il popolo lo adora, perché in fondo chi promette miracoli gratis fa sempre più presa di chi vende penitenze. Viaggiando arriva a San Pietroburgo, dove attira l'attenzione degli ambienti mistici e degli aristocratici interessati allo spiritismo, fino ad arrivare nel 1905 al cospetto dello zar Nicola II, che non se la passava tanto bene. Il sovrano ha da poco affrontato la sconfitta nella disastrosa guerra russo-giapponese e gli eventi della rivoluzione del 1905 lo hanno costretto a firmare il cosiddetto Manifesto di Ottobre, rinunciando a parte dei suoi poteri assoluti. Come se non bastasse, lo zar e la zarina sono una coppia disperata. Hanno un figlio malato e nessun medico capace di salvarlo. Alexei Romanov, erede al trono di Russia, e la sua malattia è l'emofilia e lo condanna a morire dissanguato anche per un taglietto. Vi ricordate la consanguinità degli Asburgo, come nel video di Carlo II? Ebbene, anche i Romanov avevano i loro scheletri nell'armadio genetico. L'emofilia era arrivata in dote alla zarina Alexandra, nipote della regina Vittoria d'Inghilterra, soprannominata la nonna dell'emofilia d'Europa per il numero di discendenti che ne soffrivano. Per la zarina Alessandra ogni crisi del figlio è una condanna. Sapeva che i medici erano impotenti di fronte a quel male che si era già portato via suo fratello e suo zio. Decise di rivolgersi allora a quel monaco che diceva di poter guarire con la preghiera. Rasputin incontra Alexei e avviene il miracolo, o
perlomeno la coincidenza. Il giorno dopo l'incontro il bambino mostra i primi segni di miglioramento, proprio quando i medici avevano perso le speranze. Secondo gli storici la spiegazione sarebbe molto meno mistica. Rasputin avrebbe semplicemente ordinato di sospendere l'uso dell'aspirina, che allora era considerata una medicina miracolosa, ma in realtà peggiorava drammaticamente le emorragie dell'emofilia. Non sarà l'unica volta in cui Rasputin salva il bambino, o perlomeno gli zar credono che lo stia salvando. Qualche anno dopo, nel 1912, durante una visita di caccia, il ragazzo si ferisce di nuovo, provocandosi un ematoma che degenera in un'emorragia quasi fatale. Rasputin, che è stato temporaneamente allontanato dalla corte, riceve un messaggio disperato e risponde con un telegramma: il bambino non morirà, non preoccupatevi. E incredibilmente, ancora una volta, le sue parole sembrano funzionare. La febbre scende, il sangue si ferma e Alexei si riprende dopo una lunga convalescenza. Da quel momento la zarina ne è certa: Rasputin è un uomo mandato da Dio. Qualcuno a corte parla di ipnosi, di erbe tibetane, di mesmerismo, ma la spiegazione che hanno dato oggi gli studiosi è molto semplice. Rasputin aveva un dono straordinario, una calma che rassicurava, una voce che convinceva e la capacità di far credere ai disperati che la speranza fosse ancora viva. Da quel momento Rasputin diventa l'unica persona in grado di tenere in vita l'erede al trono. Non è più solo un pellegrino, diventa un profeta, un amico di Dio, la persona più potente e più odiata dell'impero. A corte l'arrivo di Rasputin è un evento bizzarro. I nobili vedono un contadino scalzo e barbuto che cammina tra i lampadari di cristallo come se fosse nel suo porcile di Siberia. Lo guardano come si guarda un cane che parla, con un misto di disgusto e fascinazione. Ma per la zarina Alessandra non è un ciarlatano, è l'uomo che ha salvato suo figlio, l'unico che riesce a calmarlo durante le crisi di emofilia, l'unico che non si arrende quando i medici si disperano. Va detto che Rasputin capitò nel posto giusto al momento giusto. Agli inizi del Novecento la Russia viveva una vera e propria febbre spirituale. Da un lato c'era una rinascita religiosa, chiese affollate, pellegrinaggi, libri di mistica venduti come romanzi. Dall'altro un'enorme curiosità per l'occulto, le visioni e i cosiddetti santi folli. Mistici che alternavano preghiere a comportamenti, diciamo, eccentrici. La stessa zarina non era nuova a questi incontri. Aveva già ricevuto medium, guaritori e profeti di vario tipo nella speranza di trovare qualcuno in grado di intercedere con Dio per suo figlio malato. Quando arrivò Rasputin, con la sua aria da contadino illuminato e la fama di guaritore miracoloso, sembrò la risposta a tutte le sue preghiere. Ogni volta che Alexei sanguina, la zarina gli scrive in preda al panico. E ogni volta Rasputin risponde con parole semplici: non temete, Dio ha visto il dolore, il bambino guarirà. E incredibilmente il bambino migliora. Per la famiglia reale non era scienza, era fede. E quando la fede porta sollievo, non induce a domande. Da lì in poi Rasputin diventa indispensabile. Lo zar e la zarina lo ricevono a palazzo, gli chiedono consigli politici e spirituali. Il clero comincia a preoccuparsi perché il popolo lo adora e i potenti lo temono. Un cocktail perfetto per creare un mostro mediatico. Rasputin capisce di avere potere e lo usa. Predica la purezza ma ama la compagnia delle donne. Sostiene di purificare le peccatrici attraverso il contatto fisico, che nella sua lingua vuol dire vieni a letto con me, è per il tuo bene spirituale. E molte ci credono davvero. Non perché fossero ingenue, ma perché in quell'uomo sporco e contraddittorio sembrava nascondersi un potere magnetico che nessuno sapeva spiegarsi. Ogni carezza di Rasputin è un sacramento, ogni bicchiere di vino un atto di fede. E quando balla nei salotti di San Pietroburgo con le braccia alzate e il volto in estasi, gli aristocratici ridono, ma non riescono a staccargli gli occhi di dosso. Per alcuni era un santo con poteri mistici, per altri un impostore che usava la fede come carta d'ingresso nei letti altrui, e per molti era entrambe le cose. Rasputin dice che il peccato è un modo per purificarsi, che bisogna prima cadere per salvarsi. Per essere perdonato devi prima peccare, e lui è lì, pronto a facilitare il processo. Una teologia, diciamo, molto esperienziale. Questa idea non veniva dal nulla. Molti lo accusavano di essere vicino a una setta cristiana chiamata Shlisti, nota per rituali estatici e pratiche di purificazione che sfociavano in cerimonie di gruppo piuttosto movimentate. Non ci sono prove che Rasputin fosse davvero un membro dei Shlisti, ma è probabile che ne avesse adottato alcune idee, come la convinzione che il peccato fosse una tappa necessaria della redenzione. Insomma, per purificarsi bisognava
bisognava prima sporcarsi, un concetto che Rasputin applicava con notevole costanza. I sospetti aumentano quando qualcuno giura di averlo visto ballare in estasi o fare bagni in comune con donne del villaggio. Oggi sappiamo che queste pratiche erano normali in Siberia, ma ai nobili di San Pietroburgo bastavano per gridare allo scandalo. C'è chi giura che nei suoi riti spirituali si cantasse, si pregasse e poi ci si spogliasse. Una messa, ma versione after party. Le autorità religiose tentano di farlo scomunicare, ma ogni volta Rasputin ne esce più famoso di prima. Con il tempo molti di quei racconti si rivelarono esagerazioni o invenzioni, ma nell'aristocrazia russa la reputazione era come la neve. Una volta sporcata non tornava più bianca. E Rasputin con quel cognome e quei modi non aveva mai avuto molte chance di rimanere candido. La zarina Alessandra continua a difenderlo con devozione cieca. Scrive: solo lui ci capisce, solo lui può salvarci. Beh, è naturale, se ti salva un figlio, chi se ne frega con chi va a letto. Ma cosa succede quando un guru ha accesso illimitato alla donna più potente di Russia? È l'apocalisse del gossip. Nei salotti di San Pietroburgo si dice che Rasputin e la zarina non si incontrano solo per discutere il futuro dell'erede e il destino dell'anima. Cominciano a circolare lettere e poi ritratti compromettenti. La stampa russa lo definisce il monaco sporco, l'amante della zarina. Ogni giorno un titolo più sensazionalista dell'altro, ogni settimana un nuovo rumor, finché Rasputin diventa una leggenda vivente, una specie di incrocio tra Gesù e Rocco Siffredi. Lo amano e lo odiano allo stesso tempo, forse perché incarna quello che tutti a corte desiderano, la libertà di peccare senza pagare il conto. La sua figura diviene un fenomeno di massa, le donne portano amuleti con la sua immagine, gli uomini lo imitano, i pittori lo dipingono come un demone. La Russia si divide in due, chi vede in lui un profeta e chi un parassita. Rasputin dal canto suo alimenta entrambe le versioni, non si difende mai, non smentisce nulla, ride, beve e dice: se mi accusano di peccare vuol dire che credono nel peccato, e se credono nel peccato credono in Dio. Un genio della comunicazione, un manipolatore perfetto, un po' un influencer ante litteram. A questo punto bastava sussurrare il nome Rasputin per far tremare ministri e vescovi. Ma per capire perché un contadino potesse far paura a un impero, bisogna capire in che stato era la Russia. Un impero gigantesco, esteso su 2 continenti, ma che in realtà scricchiolava come un pavimento marcio. La disastrosa guerra contro il Giappone 10 anni prima aveva già umiliato l'impero. Gli operai scioperavano, i contadini morivano di fame e in città la parola rivoluzione non era più un sussurro, era un eco. E come se non bastasse, nel 1914 la Russia entrò nella prima guerra mondiale, trascinata in un conflitto che non poteva permettersi né in denaro né in uomini. Milioni di contadini furono mandati al fronte senza armi adeguate, mentre a casa mancava il pane, il carbone e persino il sapone. Le campagne si svuotavano, le città si riempivano di vedove e la monarchia appariva sempre più logora e staccata dalla realtà. Ogni telegramma dal fronte portava solo nomi di morti e disfatte. Così, nel tentativo di invertire la rotta, Nicola II decise di assumere personalmente il comando dell'esercito, ma quella scelta lo allontana dalla capitale, dal popolo e perfino dalla realtà. Da quel momento lo zar comincia ad apparire sempre più come un re fantasma, presente solo nei proclami, ma assente ovunque servisse davvero. E mentre Nicola si isola al fronte, lascia la gestione del potere in mano alla zarina Alessandra, una donna tedesca in mezzo a una guerra contro la Germania. Fu come accendere una torcia dentro una polveriera. La corte sprofonda nelle voci, nei sospetti, nei complotti. Si dice che la zarina sia una spia, che Rasputin controlli i ministri e che Dio abbia abbandonato la Russia. Lo zar Nicola II è debole, incerto e completamente isolato. La zarina Alessandra, tedesca e ultrareligiosa, è odiata dai russi, considerata una straniera, una fanatica e dopo Rasputin una donna manipolata. Non hanno tutti i torti. In pratica è Rasputin che decide chi entra a palazzo e chi ne esce. Influenza nomine, governi e confessioni. Scrive lettere alla zarina dettando le decisioni politiche e lei obbedisce come se ogni parola venisse da Dio in persona. Rasputin intanto va alle feste, brinda e ride di chi lo minaccia. Sembra che dica: non potete toccarmi, Dio è dalla mia parte, e profetizza: finché io vivrò, vivrà anche la dinastia dei Romanov, ma se cadrò, cadrà con me la Russia. In una lettera allo zar, Rasputin profetizza 2 possibilità: se fosse stato ucciso da un contadino
contadino, la famiglia Romanov avrebbe continuato a regnare, ma se fosse stato ucciso da nobili o membri della famiglia imperiale, allora tutta la Russia sarebbe sprofondata nel caos e la dinastia sarebbe caduta entro 2 anni. A quei tempi sembrò una profezia, ma invece era solo un'analisi di ciò che stava già accadendo. L'impero era già in rovina e Rasputin sapeva che la sua morte sarebbe stata solo il segnale finale del crollo del potere zarista. Rasputin, come vedrete, sembra sopravvivere a tutto: malattie, attentati, scandali. Così molti a corte cominciano a credere che abbia un destino mistico legato al paese, che la Russia stessa sia tenuta in vita da lui. Il potere di Rasputin non è nei miracoli, ma nel terrore. Tutti lo odiano, ma nessuno ha il coraggio di eliminarlo. La Russia vive nel terrore della guerra, della carestia, del cambiamento, e lui si infila proprio lì, tra la paura e la speranza, offrendo l'illusione di poterle controllare entrambe. Nel caos della Russia di allora, Rasputin sembra essere l'unico ad avere un potere che funziona, anche se oscuro. Non è solo temuto, ma sa usare la paura, gestirla, alimentarla e farne una leva di potere. Non ha eserciti, titoli, né un ruolo ufficiale a corte. Eppure tutti, zar, zarina, ministri, servi, si comportano come se fosse pericoloso contraddirlo, perché lui sa esattamente quali corde toccare, legge la paura negli altri e la usa a proprio vantaggio. La paura della zarina di perdere il figlio, la paura dei nobili di essere sostituiti o screditati, la paura del popolo di offendere un uomo di Dio. In una corte piena di complotti, la paura è l'arma più efficace. Rasputin non deve nemmeno minacciare nessuno, gli basta essere il tipo che non si può toccare. Ora è una leggenda, ma ogni leggenda ha una data di scadenza, e per Rasputin sta per arrivare la notte più lunga della sua vita. Prima della notte più famosa della sua vita, Rasputin ha già collezionato una discreta carriera da bersaglio vivente. Nel 1914, mentre torna nel suo villaggio natale per rivedere il padre, viene aggredito da una donna con il volto coperto da un fazzoletto nero. Si chiama Chionia Gusseva. Gli pianta un coltello nello stomaco gridando di voler liberare la Russia dal demonio. Rasputin, pur ferito e sanguinante, riesce a reagire. La colpisce con un bastone e scappa barcollando fino a casa. Sopravvive dopo ore di agonia e cure improvvisate. Da quel giorno comincia a bere più del solito e a temere le folle. Non è stato l'unico tentativo. Una sera, durante una festa affollata da ministri e deputati della Duma, un uomo gli punta la pistola alla testa accusandolo di essere la rovina dell'impero. Rasputin, impassibile, gli dice: spara. Il colpo fa cilecca. L'attentatore trema. Rasputin lo sfida di nuovo. Prova ancora. Clic. Ancora nulla. Allora Rasputin prende la pistola, la punta in aria e spara. E il colpo parte. La voce corre ovunque. Nemmeno le pallottole lo vogliono morto. Da quel giorno la sua fama di immortale diviene leggenda. Certo, qualcuno sospetta che fosse tutto orchestrato da lui stesso, ma in una corte affamata di miracoli nessuno vuole chiedere conferme. Ma arriviamo alla fatidica notte tra il 29 e il 30 dicembre 1916. La neve copre San Pietroburgo e nei salotti dorati tra i lampadari e le bottiglie di champagne, un gruppo di aristocratici decide che Rasputin deve morire. Il principe Felix Jasapov, giovane, elegante e totalmente incapace di gestire una crisi politica, prende il comando. Vuole salvare la Russia. In pratica vuole solo riprendersi il controllo della sua corte. Così, la notte tra il 29 e il 30 dicembre, Rasputin viene invitato nel palazzo da Jasapov per parlare dei suoi presunti impulsi omosessuali e per fargli conoscere sua moglie. Un pretesto perfetto: cibo, vino, un po' di flirt, un'atmosfera rilassata. Nessuno sospetta nulla. Lo fanno scendere in una cantina illuminata da candele. Davanti a lui dolcetti e vino al cianuro. La trappola è servita. Rasputin mangia, beve, mangia ancora, beve di nuovo e sorride. 5, 10, 20 minuti, niente, neanche un colpo di tosse. Il principe Felix comincia a sudare più di Rasputin. Hanno usato una dose sufficiente per uccidere 5 uomini e lui ne chiede ancora. L'assassinio perfetto si sta trasformando in una merenda sbagliata. Dopo un'ora, presi dal panico, decidono di passare al piano B. Gli sparano all'addome. Rasputin cade a terra. Finalmente, pensano. Il principe si china per controllare il corpo.
e Rasputin apre gli occhi. Si rialza, sanguina, barcolla, ma cammina. Si avventa contro Jasapov per poi lanciarsi verso le scale e tentare di uscire da palazzo. È il panico. Gli sparano di nuovo, più volte. Infine il principe Felix gli spara un ultimo colpo all'occhio destro. Quello è fatale. Rasputin crolla nella neve appena fuori dalla porta. Ma quando lo trascinano fuori per gettarlo nel fiume, uno dei congiurati vede o crede di vedere che si muova ancora. Allora lo picchia con un bastone. La mattina dopo il corpo viene trovato ghiacciato nel Malaya Nevka. Le braccia sono tese verso l'alto, come se avesse cercato di uscire dall'acqua. L'autopsia stabilisce che Rasputin è stato ucciso dall'ultimo proiettile, quello alla testa. Non sono state rinvenute tracce di acqua nei polmoni, segno che Rasputin fosse già morto al momento in cui fu buttato nel fiume. Non ci sono neanche tracce di cianuro nello stomaco, fatto che fa dubitare molti dell'avvelenamento. La figlia di Rasputin, Maria, infatti sostenne che il padre soffrisse di iperacidità e che per questo evitasse i dolci. Sembra che Rasputin morì solo dopo essere stato avvelenato, sparato e bastonato. Per questo da allora lo chiamano l'uomo che non voleva morire. Sarà perché era made in Siberia? E li fanno tosti lì. L'omicidio di Rasputin non salva la Russia, anzi ne accelera la caduta verso il baratro. I cospiratori, invece di essere acclamati come eroi, vengono allontanati e l'omicidio non fa che aumentare il caos e il sospetto a corte. La zarina, più isolata e disperata che mai, si aggrappa al fantasma del suo santone, convinta che il suo omicidio sia un segno che la fine del mondo e del loro impero sia vicina. E ha ragione. Quando Rasputin muore, la Russia precipita nel caos. Lo zar abdica, la monarchia crolla, la rivoluzione bussa alle porte del palazzo. La profezia di Rasputin si avvera. Finché vivrò, vivrà anche la dinastia Romanov, ma se cadrò, cadrà anche la Russia. E alla fine caddero entrambi. Ma la leggenda di Rasputin non muore nel fiume Nevka. Comincia lì. Le voci peggiorarono con gli anni. Si diceva che fosse immortale, che avesse il dono della profezia, che la sua anima fosse sopravvissuta nel corpo della zarina, che il suo membro fosse conservato in un museo. Rasputin diventa un mito, un nome che attraversa il secolo, dagli archivi polverosi ai fumetti, dai libri di storia ai meme su internet. Forse la verità è che Rasputin fu solo lo specchio di un'epoca disperata, dove la gente cercava salvezza ovunque tranne che nella realtà. Era il sintomo, il bubbone sul corpo malato di un impero che era stanco, corrotto e pronto a cadere. L'uomo che si credeva un inviato di Dio per salvare la dinastia fu l'acceleratore della sua distruzione. Alla fine Rasputin era un po' come la Russia che lo aveva creato, mistico, contraddittorio e sempre a un passo dal disastro. Fatemi sapere in un commento che idee vi siete fatti di Rasputin e delle scelte degli zar. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi, fare hype, insomma tutto quello che volete. Ci sono anche gli abbonamenti per supportare il canale. Ci vediamo su Instagram o qui al prossimo video. Ciao!